Salve a tutti, benvenuti sul mio canale. Vi ricordo di iscrivervi e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Vi ringrazio tantissimo per tutti i commenti belli che mi avete scritto e i suggerimenti che mi aiuteranno sempre a migliorare. Adesso andremo a vedere la realizzazione di una coperta. Questa coperta è fatta di moduli, ma io vi consiglio il primo modulino, la prima mattonellina che voi sceglierete fra le miliardi di mattonelline possibili che si possono fare, quella che vi piace di più. Io vi ho fatto un esempio, però poi voi potete mettere tutti i colori che volete e i disegni di mattonellina che volete. L'importante è fare un campione, perché ogni lana è diversa, ogni mano è diversa, ogni uncinetto è diverso. Quindi andare a fare un campione vuol dire misurare il lato della mattonellina base, il lato della coperta e dividere i centimetri della coperta per i centimetri della mattonellina, per sapere quanti quadratini modulari uguali piccoli ci sono nella coperta. Poi questi quadratini possono essere raggruppati 3 volte un quadratino, il doppio di 2 quadratini, il quadruplo, eccetera, eccetera. Quindi basterà un semplice foglio a quadretti per poter creare un progetto modulare tutto incastrato a puzzle insieme come ho fatto io e che vi ho messo a disposizione. Se volete potete usare tranquillamente il mio progetto, perché nel progetto vedrete che c'è l'esempio della coperta matrimoniale ma anche l'esempio della coperta singola. Quindi mi raccomando, fate un campione di prova. Questo è un lavoro da fare con calma, da prendere un bel cesto, mettere circa 3 kg di lana abbondanti e farlo con calma. Uno si crea il proprio disegno, si crea il proprio progetto e ogni tanto ci lavora. Piano piano la coperta cresce, piano piano si uniscono tutti i pezzi e vedrete che verrà un lavoro di soddisfazione. L'ultima cosa, vi suggerisco di usare una lana abbastanza fine, diciamo medio fine, perché più fine è la lana, più la coperta è leggera, più è avvolgente e più calore fa. Passiamo alle spiegazioni e spero di essere stata abbastanza chiara. Se avete domande scrivetemi e buon lavoro. Per realizzare questa coperta ho usato una lana media ritorta e un uncinetto 3,5. Io l'ho realizzata con il blu, il bianco e il blu, e quest'altra potevo realizzarla alternando bianco, celeste, bianco e blu. Quindi si possono fare tante particolari combinazioni a secondo della lana che abbiamo e anche di come ci piace di più. Allora, io ho dovuto fare un progetto per questo, uno schema. Perché? Perché la coperta, diciamo, è grosso modo 2,65 per 2,65, una coperta matrimoniale. Come vedete ho aggiunto 2 righe, diciamo, un pochino più grosse per dividere in quadranti per 2 ragioni. Uno, per fare la coperta singola e quindi per avere una dimensione più piccola per una coperta singola, e la seconda ragione è perché quando si vanno a unire tutti i pezzi insieme diventa una mole molto grande di lavoro e allora conviene unire prima un quadrante, poi unire tutti i pezzi dell'altro quadrante e poi unirli insieme attraverso le ultime 2 cuciture.
Le cuciture, come vedrete, poi sono fatte con una maglia bassa posta sul retro del lavoro e non si vedono perché nella cucitura il punto blu della maglia bassa retrostante è esattamente uguale all'ultimo giro che abbiamo in tutti i quadranti, e quindi rende questa cosa un punto di forza, perché non si vede assolutamente lo stacco, non si vede la cucitura. Andiamo a vedere, in base al mio progetto, come ho distribuito i tasselli. Innanzitutto ho creato diverse tipologie di mattonelle, quindi la base, la 1, che sarebbe questa piccolina piccolina, la doppia, che è il doppio della base, il lato, quindi questa nell'ultimo giro di maglie granny ha 5 maglie granny per lato, questa ne ha 10, quindi 5, 5, 10, quindi questa è il doppio del lato di questa, quindi vale a dire che questa blu, che è questa, è il doppio del lato di questa piccola, quindi avremo la possibilità di intercalare tutti i tassellini in modo da dare movimento al nostro lavoro. Successivamente possiamo fare delle mattonelle ancora più grandi, sempre partendo dalla nostra base, perché questa non è altro che questa base con l'aggiunta di semplici maglie granny. Che cosa significa? Significa che questo procedimento, che poi vedremo, è lo stesso per tutte le mattonelle. Da qui in poi sono semplicemente maglie granny che vanno ad aumentare all'angolo, quindi ogni angolo sono 3 catenelle e 3 maglie granny, 3 maglie alte per formare la maglia granny, e quindi aumentano ogni giro. Quindi noi calcoleremo che per fare il doppio di questa dobbiamo arrivare a finire il giro che ci siano 10 maglie granny. Il quadrato successivo, se lo vogliamo fare, che lo possiamo fare a righe piccole, tutto unito, col fiorellino e basta, come vogliamo, perché questi sono petalini, però da qui in poi sono maglie granny, quindi dopo diventa facile. È sempre ripetitivo, è sempre lo stesso tipo di quadrato, quindi se vogliamo fare un quadrato che abbraccia sia questo che questo, ovviamente queste 5, queste 10, dobbiamo farlo di 15 maglie granny. Quello successivo ancora sarà di 20 maglie granny. Infatti, se andiamo a vedere questo quadratino qui, che rappresenterebbe questo, è il doppio per lato di 2 quadratini piccoli, cioè i lati di 2 quadratini fanno un lato di questo qui. Successivamente abbiamo questa misura, che è 15 maglie granny per diciamo perimetro, per il lato del perimetro, e quindi avremo 10 maglie granny più 5 maglie granny, infatti questa sarà di 15 per 15. Poi successivamente abbiamo questa, dove abbiamo 5, 10, 15, 20 maglie granny. Successivamente abbiamo questa più grande, dove abbiamo 5, 10, 15, 20, 25 maglie granny. Quindi basta aumentare il quadrato fino ad arrivare al numero di maglie per lato che ci servono. Ovviamente ognuno ha il suo modo di lavorare, ha la sua mano, la sua lana, quindi quando andrete a fare il primo quadrato controllate sempre che la misura corrisponda al lato del doppio dei quadrati che volete unire. In questa maniera, una volta stabilito che veramente è 10 di lato, li fate poi tutti uguali, però i primi controllate, perché ogni persona ha la sua mano, ogni volta è un lavoro fatto a mano, quindi è comunque soggetto a varie variabili, quindi dobbiamo comunque sempre controllare
che 10 sia effettivamente la misura che ci vuole, perché potrebbe essere 11 come potrebbe essere 9. In quel caso ogni volta va diminuita di 1, quindi normalmente diciamo, la proporzione è questa, quindi non dovreste avere problemi, però controllate, è sempre meglio controllare il primo quadrato. Possiamo cominciare a progettare su un quaderno il nostro schema. Se volete potete utilizzare questo, se no lo potete fare a vostro piacere con quadrati piccoli, quadrati grandi, delle dimensioni che volete. Basta prima disegnarlo e poi avere l'idea di quanti quadrati grandi ci vogliono, perché in questo caso si può avere l'idea di quanti quadrati grandi ci vogliono, perché si contano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrati grandi, e in questo caso sappiamo già quanta lana ci vuole. Facendo i primi 3 o 4 quadrati sappiamo più o meno dove andiamo a cascare. Vediamo il nostro modulo base come nasce, come è composto. Abbiamo un cerchio magico, 12 mezze maglie alte che fanno il primo cerchio, il secondo cerchio o giro composto da 12 petali creati da 3 maglie alte chiuse insieme, separate da una catenella. Il terzo giro è composto sempre dai soliti petali di 3 maglie alte chiuse insieme, separate da una catenella, però questa volta dopo 4 gruppi di 3 maglie alte abbiamo formato un angolo di 4 catenelle, perché sono 3 catenelle formano l'angolo più una maglia catenella per circondare il petalo, quindi sono 3 maglie alte chiuse insieme, 4 catenelle, 3 maglie alte chiuse insieme, e così si conclude il terzo giro, che diventa già un quadrato. Dopodiché è una maglia granny normalissima di 3 maglie alte non chiuse insieme ma normali, non separate però da una catenella, unite di seguito, che formano il nostro tassellino. Però 3 maglie alte, 3 maglie alte, 3 maglie alte, e quando vado a fare l'angolo sono 3 catenelle e 3 maglie alte nello stesso buchino. Questo ultimo giro di solito si fa sempre dello stesso colore, in modo da poterlo unire con lo stesso filo e renderlo, diciamo, la cucitura invisibile. Però il modulo si può fare grande quanto si vuole e il susseguirsi dei giri successivi sarà sempre comunque una maglia granny normale. Quando andiamo a fare diverse tipologie di quadrati, i giri successivi al secondo petalino saranno sempre e comunque maglie granny normali. Vediamo come creare il nostro modulo base. Inizio con il cerchio magico. Uno e 2. Ora stringo il cerchio magico e vado a inserire in questo buchino 12 mezze maglie alte. Quindi una, 2, 3 e 12. Stringo il più possibile il cappettino e vado a chiudermi nell'inizio della prima maglia con una maglia bassissima.
Ogni volta andrà fermato il filo e cambiato il colore. Poi queste due codine, io le lavorerò insieme al resto del lavoro in modo da renderle nascoste, invisibili. Andiamo in un punto qualsiasi del nostro cerchio, cambiamo colore e iniziamo i nostri petali. Cambio il colore, entro dentro il primo buchino, mi alzo questa volta di 3 catenelle e vado a fare nel solito buchino il primo petalo, quindi una maglia alta, e la lascio in sospeso, 2 maglie alte e la lascio in sospeso e ora le chiudo insieme. E questo è il mio primo petalo. La codina la lavorerò sempre insieme al lavoro che mi si presenta dietro e vado a fare una catenella per separare il petalo dall'altro petalo successivo. Quindi faccio una maglia alta nel prossimo buchino e la lascio in sospeso, poi faccio un'altra maglia alta e la lascio in sospeso, poi faccio un'altra maglia alta e la lascio in sospeso e ora le chiudo tutte e 3 e una catenella. Vado avanti così e mi creo 12 petali circolari. Si chiude l'ultimo petalo con una maglia bassissima, si fa un piccolo cappiettino, si taglia il filo e abbiamo costruito i nostri 12 primi petali circolari. Tagliamo le codine che abbiamo lavorato all'interno del nostro cerchio e continuiamo in un punto qualsiasi del nostro lavoro il secondo giro di petali, però questa volta cominciando a creare il nostro quadrato. Entriamo in un punto qualsiasi tra petalo e petalo, in un buchino tra petalo e petalo dove abbiamo fatto la catenella e iniziamo col filo successivo a fare 3 catenelle. Lavoriamo la codina all'interno del lavoro in modo da renderla invisibile e facciamo ugualmente al giro precedente 3 maglie alte lasciate in sospeso. Dopodiché vado a chiudermi tutte e 3 le maglie alte e una catenella. Vado avanti. In questa maniera io avrò fatto il primo lato di questo quadrato. Adesso devo fare l'angolo, quindi 1, 2, 3. Sarebbero 3 per fare l'angolo, ma in questo caso, diventando da cerchio a quadrato, ne devo fare 4 di catenelle ogni angolo. Quindi 4 catenelle e poi rientro nello stesso buchino per creare il mio petalo di angolo e faccio la prima in sospeso, la seconda in sospeso, la terza in sospeso e poi me le chiudo tutte insieme. In questo modo io avrò creato il primo angolo. Vado avanti così, sempre la catenella tra petalo e petalo, vado avanti così per tutti e 4 i lati.
Quando arrivo a fare il quarto petalo nello stesso buchino per fare l'angolo, come è stato fatto in tutti gli altri angoli, andrò a creare l'ultimo petalino nell'angolino del buchino precedente dove ho iniziato. Chiudo e ora faccio le mie 4 catenelle e 4 e mi chiudo il petalo con una maglia bassissima. Faccio un cappettino e taglio il filo. Quindi avrò il mio primo quadrato che dovrò circondare a questo punto con una maglia granny normalissima, vale a dire 3 maglie alte in ogni buchino, e quando vado a fare l'angolo 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, come ogni angolo. Quindi l'ultimo giro è un giro fatto sempre con il colore blu per poi unirli insieme, e è una maglia granny normale. Quindi inizierò con una maglia alta, un'altra maglia alta, e un'altra maglia alta. Questa volta non si chiudono insieme ma si fanno normalmente. Senza stacco, cioè senza la magliettina di stacco, vado a creare il secondo giro di 3 maglie alte. L'ultimo in angolo, entro direttamente nell'angolo. Come ogni angolo granny vado a farmi 3 catenelle per l'angolo e rientro nel solito angolo, nel solito buchino dell'angolo. 1, 2, e 3. Così faccio tutto il giro e ogni volta che mi trovo nell'angolo creerò questo motivo. Vado a ricongiungermi poi con una maglia bassissima nell'estremità di partenza. Per chiudere, come vedete, ogni quadrato ha l'ultimo giro è blu, che sia grande o che sia piccolo. 2 quadrati insieme formano 2 moduli piccoli insieme che formano il lato di un modulo più grande, e così via. Quindi prima uniremo quelli più piccoli, metto diritto contro diritto del lavoro, che il rovescio si riconosce, inizio dal buco dell'angolo e vado a fare una maglia bassa e vado avanti così per tutti i punti che si presentano, vale a dire sulla costola del lavoro avrò tanti punti e io collegherò tutti questi passando all'interno con uncinetto e farò una maglia bassa in ogni punto. 1 e 2. Qui si vede bene, la V. Ok. Andiamo avanti così fino al prossimo angolo.
Quando arriviamo all'ultimo punto, facciamo sempre una maglia bassa in tutti e 2 i buchini dell'angolo e un cappettino. In questo caso tagliamo il filo perché sono solo 2 e andiamo a vedere come abbiamo unito i 2 pezzettini con questa costurina che diventa praticamente tutt'uno con la maglia alta nel colore e nella forma. Adesso abbiamo il nostro primo tassellino costituito da 2 moduli base e possiamo andarlo a unire con altri 2 moduli oppure possiamo andarlo a unire con un modulo che è il doppio di questi 2 quadratini. Se ne metto 3 di quadratini posso unire con un modulo il cui lato ha la grandezza di 3 quadratini.